Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi andremo a parlare dei principali fondi per pesci rossi, quali sono i pro, quali sono i contro, per cui prima di iniziare vi prego di iscrivervi e vi ringrazio moltissimo per il vostro supporto. Detto questo, iniziamo. Eccoci qui, partiamo subito. In questo video andremo a vedere le 4 principali alternative che possiamo scegliere come fondo per i nostri pesci rossi, ovvero un acquario a fondo nudo oppure a vetro, a ghiaia, con la sabbia oppure con i ciottoli. Partiamo con il primo, il fondo nudo a vetro, che per chi non avesse idea di cosa sia, vi faccio vedere un video subito qui. Allora, potete trovare questo fondo online, di solito scritto bare bottom, in inglese, perché di solito in italiano non si trovano molti risultati. Quali sono i pro di avere un fondo a vetro? Beh, prima di tutto rende l'acquario molto più semplice da pulire, aumenta il flusso dell'acqua e anche il circolo dell'aria, risalta il colore dei pesci ed è perfetto per vasche per la riproduzione dei pesci. Oltre a questo, di solito si utilizzano delle lampade UV che aiutano appunto a sterilizzare l'acqua e a rendere l'acquario un posto totalmente privo di batteri. Se è quello che interessa ovviamente a chi sta riproducendo delle specie particolarmente sensibili. I contro però quali sono? I contro sono che comunque non è un acquario molto naturale, non offre alcun riparo ai batteri nitrificanti che si vanno ad insediare molto spesso all'interno della ghiaia o degli arredi che abbiamo nel nostro acquario. Quindi non avendo arredi, l'unico punto in cui si potranno insediare i batteri in modo massiccio è il filtro, saranno i cannolichi del nostro filtro. Ovviamente i batteri si andranno a mettere anche sui vetri del nostro acquario, ma ovviamente la superficie che ha un ghiaino o qualsiasi altro tipo di arredo è nettamente maggiore rispetto a quella di un vetro semplice. Oltre a questo, i pesci non ricevono molti stimoli perché avendo una vasca a vetro l'unico stimolo che possono ricevere è soltanto la compagnia degli altri pesci. Un altro contro è che può risultare vuoto oppure inconcluso e a molti non può piacere e inoltre ci possono essere molti problemi di alghe. Ho provato ad avere acquari a vetro in passato e ho riscontrato questi problemi perché avendo il vetro così senza nulla e le luci accese ci sarà una crescita algale veramente importante perché appunto il vetro riflettendo la luce solare aumenterà la luminosità e quindi aumentando la luce cresceranno anche le alghe. Detto questo possiamo passare al prossimo tipo di fondo che è la ghiaia. Quali sono i pro di avere un fondo con la ghiaia? Il fondo che potete vedere in questo acquario e che utilizzo da diversi anni. Beh, offre una superficie per l'insediamento dei batteri, stimola i pesci che amano giocarci, infatti se potete vedere durante il video amano andare a cercare magari resti di cibo o soltanto a smuovere la ghiaia così per divertirsi, per passare del tempo. Oltre a questo la ghiaia ci aiuta ad accumulare lo sporco e ovviamente i contro sono diversi, per esempio che va pulita in modo approfondito e va sifonata spesso. Ha un certo costo, infatti l'acquario a vetro, appena prendiamo l'acquario possiamo direttamente inserire i pesci, ovviamente dopo un periodo di adattamento sempre di 30 giorni facendo maturare l'acquario, però non andrà, non andremo a spendere altri soldi per comprare un fondo perché l'acquario è già pronto così com'è. L'unica nota che posso consigliarvi è che negli anni, visto che è meglio prendere della ghiaia nera rispetto a della ghiaia bianca, perché la ghiaia bianca andrà a riempirsi di diatomee, che sono quelle piccole alghe marroni, perciò alla fine anche se avete comprato della ghiaia bianca vi diventerà marrone, posso assicurarvi che non è proprio il massimo della bellezza. Per questo vi consiglio della ghiaia nera, se la volete bianca dovete pulirla in modo più efficiente, dovete pulirla più spesso perché tende a sporcarsi molto facilmente. Ho sentito su internet e ho visto alcuni video in cui dicevano che la ghiaia può causare il soffocamento dei pesci. Io comunque ve ne parlo, però sono da più o meno 3-4 anni che ho della ghiaia e non ho mai avuto questo tipo di problema. Il prossimo fondo è la sabbia. Quali sono i pro di avere un acquario con la sabbia? Beh, gli stessi più o meno di avere un acquario con la ghiaia, infatti la sabbia offre un rifugio per i batteri nitrificanti, stimola sempre i pesci che possono giocherellarci, è indubbiamente più elegante della ghiaia, ma ha gli stessi problemi, ovvero accumula lo sporco, ha sempre un costo, anzi costa di più della ghiaia perché magari è più raffinata, non so perché, per quale motivo, è più difficile da reperire, è anche più insidiosa da pulire però la sabbia perché mentre con la ghiaia se prendiamo un sifone la ghiaia non verrà presa dal nostro sifone, invece la sabbia, essendo più leggera, spesso verrà risucchiata. Quindi dobbiamo stare attenti a fare in modo di non risucchiarla tutta e finirla praticamente in un anno. Per la sabbia non vale il discorso della ghiaia, la potete prendere anche bianca perché avendo una superficie minore è più difficile far crescere le alghe su di essa. Io comunque mi sono trovato bene sempre con quella nera perché credo che risalti il colore dei pesci, ma anche quella bianca è comunque un'ottima opzione. L'ultima tipologia di fondo di cui voglio parlarvi sono i ciottoli. Allora, i ciottoli secondo me non hanno dei veri e propri
Pro. Infatti offrono una casa ai batteri perché non hanno una superficie in cui i batteri possono insediarsi perché sono troppo grandi, alla fine rimangono soltanto delle rocce abbastanza grandi su cui possono crescere delle alghe e infatti sono molto propensi allo sviluppo della crescita algale di muschi. Sono difficili da pulire perché molto spesso i ciottoli, avendo una grandezza maggiore, fanno cadere magari gli scarti di cibo, gli escrementi dei pesci in profondità e li rendono difficili da pulire perché spesso, essendo molto grandi, anche avendo un sifone, non si riesce ad andare in profondità. Oltre a questo hanno un peso importante, hanno anche un costo importante e sono anche difficili da reperire. Non so dove possiate trovare dei ciottoli magari per un acquario di 200 litri come il mio. Io ho cercato online, è praticamente impossibile per il loro costo elevato e anche per la loro difficoltà di manutenzione. Detto questo, si sporcano con facilità, pesano molto, sono difficili da pulire, offrono una casa per i batteri e alla fine non stimolano neanche molti pesci perché mentre con la ghiaia e con la sabbia possono prenderla e sputarla, con i ciottoli praticamente possono soltanto magari pizzicarli un po' quando crescono le alghe, ma non credo che possano stimolare così tanto i pesci. Magari è meglio della ghiaia e ci mettete sopra dei sassi così magari potete fare lo stesso effetto che hanno i ciottoli, però avete già la ghiaia che vi dà la vostra casa per i batteri, uno stimolo maggiore, anche un costo minore e un peso minore, perché alla fine i ciottoli possono anche danneggiare il vostro acquario se sono molto grandi, vanno maneggiati con cura. Per cui l'unico fondo che vi sconsiglio a priori è quello con i ciottoli. Detto questo, andando alle conclusioni, io vi consiglio, se siete dei principianti magari o delle persone che vogliono un fondo che vada bene, non vada curato molto, che sia sano per i pesci, di usare o della sabbia o della ghiaia. Per me non cambia molto, magari la sabbia è un po' più elegante, vi piace di più, la ghiaia rimane più semplice magari da pulire, questa è una scelta che potete fare voi. Se siete magari delle persone che vogliono un po' osare, che vogliono provare cose nuove, potete provare il fondo nudo che ho provato negli anni passati. Però un problema che posso segnalarvi che io personalmente ho avuto con il fondo a vetro è quello di un'instabilità dei valori dell'acqua, perché la ghiaia che accumulava tutto quello sporco faceva sì che le sostanze inquinanti comunque restassero quasi dormienti, possiamo dire, mentre in un acquario a vetro è molto più difficile mantenere la stabilità dei valori. Per questo vi consiglio di fare un acquario a vetro magari se siete un po' più esperti e se avete anche delle lampade UV, perché ci saranno dei problemi magari con questi batteri che non possono essere messi all'interno della ghiaia ma che alla fine gireranno liberi per il vostro acquario, oltre a una crescita algale importante che è difficile da contrastare se non avete delle lampade adatte. Infatti nel periodo in cui ho provato ad avere un acquario a vetro ho avuto anche un'esplosione di alghe verdi e per questo ho dovuto comprare una lampada UV. I ciottoli, come ho detto io, ve li sconsiglio, però siete liberissimi di fare ciò che volete e ciò che ritenete più opportuno. Bene, detto questo per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Io vi ricordo di iscrivervi se il video vi è piaciuto perché ci saranno altri contenuti che porterò le prossime settimane e nei prossimi mesi. Bene, detto questo vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo alla prossima.